Benvenuti ragazzi sul canale, bentornati questa mattina che dopo aver fatto l'analisi della partita di Napoli-Ajax con il Napoli che si è messo in tasca la qualificazione agli ottavi, facciamo un pagellone giocatore per giocatore del Napoli della partita di ieri. Cominciamo subito con Alex Meret, secondo me 7 in pagella, perché? Perché sull'1-0 Meret ha fatto un intervento da grandissimo portiere allungandosi sul secondo palo, altrimenti l'Ajax avrebbe pareggiato in quel momento perché abbiamo dormito difensivamente, abbiamo preso un'imbucata. Meret si è disteso sul secondo palo e ha buttato la palla in calcio d'angolo. Quindi quella è una parata che vale più di un gol, che tu rimani sull'1-0 e puoi gestire. E poi il Napoli ovviamente pochi minuti dopo ha fatto il 2-0, quindi 7 in pagella ad Alex Meret per miglioramenti dall'anno scorso, questa grande parata sul secondo palo, dirige la difesa, le uscite sono migliorate e soprattutto ha fatto un lancio ad Olivera che poi non siamo andati in porta perché non siamo andati in porta, però preciso sui piedi del terzino, e il quarto gol del Napoli parte comunque da un rilancio in avanti. Noi dovevamo battere la puntata, il calcio da fondo lo dovevamo battere vicino come sempre per partire da dietro, e invece Meret decide di lanciare Osimhen, o la palla in avanti verso Osimhen, e da lì scaturisce poi l'errore della difesa dell'Ajax di Blind, tra Blind e il portiere. Osimhen ruba il pallone e va in porta, però se Meret avesse cominciato l'azione dal fondo, cominciando con i terzini e dalla difesa, forse non l'avremmo fatto il quarto gol. È sempre un sì, è sempre un forse. Fatto sta che ha deciso di calciarla e abbiamo fatto il 4-2. Quindi 7 ad Alex Meret, continua così e forse il rinnovo che ha fatto con il Napoli giova ancora di più. Di Lorenzo 7 anche a lui, perché Di Lorenzo è diventato prima cosa maturo, secondo me tra tutta la squadra dell'Italia che ha vinto l'Europeo, è quello che ha preso più consapevolezza di essere veramente un calciatore da top club. Quindi 7 in pagella, Di Lorenzo te lo ritrovi a fare l'interno di centrocampo, te lo ritrovi a scendere sulla fascia per mettere il cross avanti e indietro, fase difensiva e fase offensiva. Te lo ritrovi a fare una chiusura in area di rigore facendo la diagonale se i centrali sono andati a colpire di testa. Te lo ritrovi dovunque. Forse meno brillante fisicamente di altre partite, ci sta, perché le sta giocando tutte, è l'unico che veramente non viene sostituito quasi mai. Quindi 7 a Di Lorenzo è una grandissima prestazione, l'ennesima, grande capitano. Kim, Kim 7 in pagella anche per Kim. La visione di gioco e la lettura delle chiusure di Kim è un qualcosa che secondo me non aveva nemmeno Koulibaly. Non voglio dire che Kim sia più forte o Koulibaly sia più forte, sto parlando di lettura delle chiusure. Kim sulla lettura delle chiusure al momento non ha rivali, sta dappertutto e vede l'azione come finisce o come inizia già prima. Quindi si trova sempre, non in anticipo, ma si trova sempre al posto giusto, al momento giusto per poter almeno provare a chiudere l'avversario. Kim 7. Togliamo un 25 punti a Juan Jesus solamente per il rigore, che poi generoso secondo me, così come quello dato, lo stesso rigore che è stato dato contro il Milan. Una mano appoggiata e ovviamente l'attaccante si butta a terra perché c'è il VAR ed è così. Comunque calcio di rigore, togliamo solo un 25 punti ma un grandissimo 6,75 a Juan Jesus, perché sapevamo che con l'infortunio di Rachmani nemmeno io avrei rischiato Ostigard e buttato nella mischia così subito, con una partita da portare a casa e la qualificazione in ballo. Grandissima decisione di Spalletti da questo punto di vista. Juan Jesus 6,75 perché un 6,5 è troppo basso, gli tolgo solo il 25 punti per un fallo da rigore che poi molto generoso. Fatto sta che da quando c'è il VAR in area di rigore devi stare così, con le mani così, e devi essere come le ballerine che stanno sui carillon, ferme, a girare solo su te stesso, senza allargare le braccia. Ci sta
E il Napoli, devo dire che è l'unica squadra con la linea difensiva che in area di rigore cerca di toccarti quanto più poco, cerca di starti addosso quanto più poco per evitare appunto il minimo contatto che poi può essere ravvisato dal VAR e prendi un calcio di rigore al limite per aver pestato l'unghia all'attaccante. Comunque, Juan Jesus 6,75, grandissima prestazione, soprattutto di personalità e nel comando della difesa tra lui e Kim. Andiamo dall'altro terzino. L'altro terzino per me prende 8 in pagella, non perché sia il miglior giocatore della partita, ma 8 in pagella perché Olivera dopo l'infortunio è stato messo poco in gruppo da quando è arrivato perché ha avuto un infortunio, tornava da un affaticamento. Mario Rui sembrava non poteva avere rivali su quella fascia, quindi ha dovuto vivere pure quella cosa, gioco non gioco, invece Spalletti lo sta usando come si deve. Partite che pensi che giochi Mario Rui, mette Olivera titolare come ieri e Olivera ha fatto un partitone, 90 minuti di corsa, qualità, tecnica, entrava in mezzo al campo, a centrocampo per recuperare palloni, tornava sulla fascia. Lui e Kvaratskhelia, soprattutto il primo tempo, con Zielinski in rifinitura, hanno fatto impazzire completamente la linea mediana e la difesa dell'Ajax. Anche se è finito solo 2-0 il primo tempo, il Napoli ha completamente dominato. Quindi, Olivera, 8 in pagella, perché ha fatto una grandissima prestazione e ogni volta che viene chiamato in causa non ci sono sbavature. Sarà la voglia di vincere, sarà la voglia di farsi vedere, sarà il mondiale che è alle porte, quindi in tutte le società i giocatori che devono partire per le nazionali sono più motivati per essere convocati. Saranno tutti questi fattori. Fatto sta che abbiamo trovato un grandissimo terzino sinistro con Mario Rui, il re dell'assist al momento, seduto in panchina per poter entrare. Siamo più che coperti su quella fascia che fino all'anno scorso ha dovuto coprire Mario Rui per 2 anni di fila, perché Gulam l'abbiamo ovviamente da rotto, non è tornato più il Gulam di un tempo e Mario Rui si è preso la fascia sinistra prendendosi le chiavi della fascia e dominando alla fine, perché le partite che ha giocato quest'anno Mario Rui non stanno né in cielo né in terra. Assist calibrati con un sinistro che sembra il sinistro di un regista, discese sulla fascia così come fa Olivera, chiusure difensive che forse possiamo trovare il tallone d'Achille di Mario Rui nella fase difensiva, ma sbavature quest'anno non ce ne sono state. Quindi ragazzi, Olivera 8 in pagella, è grandissima la fascia sinistra del Napoli. Torniamo al centrocampo. 7,5 allo Botka, calmo nelle fasi concitate e con l'avversario addosso, trova sempre lo spazio per passare la palla al compagno più vicino e per triangolare ed uscire da situazioni che veramente anche ieri sera il Napoli con 4 giocatori in pressione riusciva con triangolazioni ad eludere la marcatura, passare la linea di centrocampo e andare verso la porta con tutti gli attaccanti che abbiamo in contropiede o palla a terra. Non fa differenza. 7,5 allo Botka, 6,5 a Anguissà, un primo tempo gestito alla grande, non ci sono stati gli squilli del solito Anguissà, anche perché abbiamo giocato più sulla fascia sinistra e ieri in cattedra è salito Zielinski, però Anguissà fondamentale in questo centrocampo del Napoli e speriamo che l'infortunio sia meno grave del previsto. 6,5 ad Anguissà, 7 a Zielinski. Zielinski io l'ho martoriato nel tempo e non è che ho fatto male, però per quello che ci ha fatto vedere negli anni passati, partite da top player e partite dove si nascondeva, arrivavamo alla partita clou della giornata e Zielinski gli tremavano le gambe. Io ricordo ancora Real Madrid-Napoli con Sarri, 1-0 di Insigne, noi abbiamo giocato in 10 uomini, semplicemente. No, non ho peli sulla lingua. Zielinski quella partita non l'ha giocata
e invece è cambiato totalmente quest'anno. E io l'ho detto in qualche video precedente, secondo me il dualismo che doveva accettare a centrocampo con Fabian Ruiz lo penalizzava tantissimo, perché due giocatori tecnici vicini forse erano troppi, e invece adesso spicca il miglior piede e il miglior calciatore che abbiamo secondo me a livello tecnico nella rosa. Zielinski 7. Vediamo qualche appunto che dimentico qualcuno. Lozano 7 anche a Lozano, partitore, pronto sempre a partire in contropiede e pronto sempre a raddoppiare la marcatura sulla fascia tornando indietro nella doppia fase, pronto a dare l'assist, il grandissimo gol che ha aperto le marcature. Alla fine sicuramente è una rifinitura di Zielinski, ma è un'invenzione di Lozano, grazie anche a Di Lorenzo che ha portato la linea difensiva sull'out di destra e Lozano si è accentrato triangolando con Zielinski. Fatto sta che ha fatto un grandissimo gol, freddissimo davanti al portiere piazzandola di testa, e ha messo la partita in discesa. 7, 7 e mezzo, vai, voglio ricredermi. 7 e mezzo a Lozano. Chi manca? Chi manca? Ah, mancano i due 8, secondo me. 8 a Kvaratskhelia, perché è stata la spina nel fianco tutta la partita dell'Ajax fino alla sostituzione. L'Ajax, qualsiasi, dai centrocampisti, dal terzino, ci andava il centrale, non c'è verso. Come dribbla Kvaratskhelia è qualcosa di naturale, si muove completamente con il corpo, non è che movimenti di gambe, no, è busto e gambe, non sai dove va, il destro come il sinistro, sulla fascia, se ne va sulla linea di fondo, credi che corre il pallone, invece ti smarca e se ne va in area di rigore, lo lanci da centrocampo e lo lanci sulla fascia e con la corsa non è il più veloce del Napoli, però sulla corsa ti brucia lo stesso. Tanta rabbia, tanta foga. È contentissimo per il 3-1 e il calcio di rigore che è andato a calciare. Si vede Osimhen che gli va a dare la palla come per dire meriti il gol dopo questa prestazione di stasera. Quindi Kvaratskhelia 8. Scusate ragazzi, l'ultimo 8. Mi direte sì, ma ha giocato poco per dargli un 8. Ragazzi, Raspadori è da 8 per me. Il gol che fa Raspadori, a parte tutta l'azione imbastita da Olivera, Zielinski e Kvaratskhelia, Raspadori a centro area, destro-sinistro, non fa differenza. Con l'avversario addosso si sposta la palla sul sinistro e mette la palla sotto l'incrocio. Ragazzi, ditemi quello che volete, io ho rivisto Mertens ieri sera. Io l'ho rivisto veramente, ho visto Raspadori con la testa tagliata e con il volto di Mertens appena ha buttato la palla dentro. Un gol alla tris. Centro area, freddezza e tutte le carte in tavola per buttare la palla all'incrocio. Si è spostato sul piede sinistro, all'incrocio 2-0, 4 gol in Champions. Meglio di lui solo Haaland, Lewandowski e Salah, mi sembra. Dopo il 7-1 del Liverpool ieri, però. Cioè, Raspadori è da 8, pur avendo giocato 50 minuti scarsi. Per il movimento che dà e per i riferimenti che dà in attacco, per me dobbiamo giocare sempre con Raspadori titolare, per come la vedo io. Poi ci saranno partite che deciderà Osimhen, ci saranno partite che deciderà Simeone, però per il gioco a terra è la prima scelta. Andiamo ai panchinari? Andiamo ai panchinari. Entra Ndombele per Anguissà, 6,5 a Ndombele secco, un tiro al lato, calcio di rigore procurato e nessuna sbavatura. È entrato in campo con mentalità e concentrazione. 6,5 a Ndombele, 7 ad Osimhen perché il gol c'è e il gol è tutto suo, il recupero palla è tutto suo, la foga di andare sul difensore è tutto merito suo. Si sbraccia, si smanaccia in attacco, si mangia un gol sulla linea di porta che però, attenzione, era fuori gioco. A Napoli vengono annullati anche 2 gol in fuorigioco, uno con Osimhen che ovviamente è fuori gioco, però da quando è entrato Osimhen ha ricevuto 5-6 palloni, passaggi dettati, è entrato subito nel vivo. 7 a Victor, è bentornato,
Aspettavamo la Pantera bionda per avere una soluzione in più, l'ennesima in attacco. Chi manca? Manca Politano, 6,5 a Politano politico, entrati già a partita in corso e a partita decisa. Politano comunque dalla destra si è accentrato comunque un paio di volte cercando il tiro a giro che ha nel repertorio con un grandissimo sinistro. Nessuna sbavatura, 6,5. 6 a Elmas, poco e niente, la partita era già incanalata, così come Gaetano. Da un 6 politico a Elmas e Gaetano per non aver sbagliato niente, per aver contribuito alla vittoria e per aver addormentato un po' la partita con andandosene sull'out di sinistra e portandosi la palla sull'out di sinistra per poter far passare minuti. Anche di questo c'è bisogno, mestiere e concentrazione. 8 a Spalletti. 8 a Spalletti perché per tutto il decorso di questo girone di Champions e per tutta la camminata che ha fatto in campionato non ha sbagliato nemmeno un cambio finora. Anche ieri sera al 50° doppio cambio, forze fresche, sta gestendo la rosa in maniera impeccabile. Non possiamo dire, io ho sentito già, sì, Rachmani si è infortunato perché sta giocando tutte le partite. Non è vero. Rachmani si è infortunato perché si doveva infortunare. Spalletti sta gestendo la rosa come non mai. L'anno scorso ci sono state alcune lacune, sostituzioni strane. Stavi con una partita che stavi giocando una partita che non riuscivi a sbloccare o non trovavi le contromisure, aspettavi per cambiare, arrivava il primo cambio al 67esimo, invece quest'anno boh, no, si cambia, 50esimo, fatto male Anguissa, perfetto, entra Ndombele e Osimhen, Ndombele e Politano, perfetto, Lozano, vai, riposa 40 minuti, gestione delle forze da allenatore da top club. E poi io sì, l'anno scorso forse ho inveito qualche volta nei confronti di Spalletti, ma perché era palese l'errore delle sostituzioni in alcune partite, l'ha ammesso anche lui. Ma quest'anno c'è da elogiare un grande allenatore che ha preso una squadra completamente nuova, con 7 innesti, 6 innesti, senza tutta la vecchia guardia tra Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Quanto gli vuoi dare a Spalletti? 8 secondo me è anche poco. Sempre forza Napoli ragazzi, questo era il pagellone di Napoli-Ajax e buona Champions a tutti. Adesso possiamo tranquillamente gestirci le altre 2 giornate e giocarci, perché no, questo primo posto nel girone. Ciao!